senso io l'ho immaginata un po' così, anche Ed Gein, se vuoi fare dei paragoni, comunque aveva una villa immensa, una villa di famiglia, in mezzo ai campi. Penso che c'è stato un uomo che ha fatto del male a delle donne. E questo, ma voi non capite, c'è stato un momento in cui c'era questa donna qua che continuava tipo a gemere, sentivi dei rantoli, ma proprio di donna. E quasi, è brutto da dire, è come se la stessero quasi violentando proprio. Mhm. E poi anche la bambina, ho sentito di nuovo la voce della bambina che faceva le stesse cose e piangeva, tipo diceva no piangendo, ma era una cosa continua, ogni volta che parlava l'uomo c'erano queste donne qua che, e non so quante volte l'ho detto, ma più volte, perché io sentivo queste donne qua. Raga, io sento dei rumori di là, ma non li sentite? No, Cioè io ho sentito un e poi ora ho sentito un toc. no, non ho sentito niente. Ah. È stato stranissimo comunque. Sì, è vero. Sentire queste parole e immaginarsi cosa... Non lo so perché. Non lo so, a me mi ha dato quella sensazione lì della versione che ti ho detto io, che a un certo punto hai detto c'è una donna che piange e poi hai detto c'è un'altra donna che piange, quindi non Sì. so se ti riferissi nel senso è ritornata la donna di prima che piange o sentivi due Due voci diverse, due voci diverse. Quindi ho detto due donne, sì, uno potrebbe dire vabbè potrebbe essere la madre di questo e anche la moglie di questo, proprio ho detto se fossero donne proprio che non hanno niente a che vedere l'una con l'altra. È uscito di nuovo. Dov'è? No. Dov'è? Ma, vedi? Ti avvicina al ragno, sì, spero sì, che il sì. ragno se lo mangi. No, mi sa che è il contrario, è quella che si mangia il ragno. Sono ben tre. Dove? Porca puttana, ragno. Dove sono? Là. Aspetta che scendo il vento. Dove sono? No, cazzo, ma... Mi sa che... Ragazzi, mi sa che sono attivate dalle luci nostre. Secondo me sì. Sì. Ma sentite un altro odore? Tipo di vino. È diverso da come... Il vino no, di muffa sento io, beh. Forse sì, un po' umido. Prima però non Comunque era... già la temperatura. Cioè, si sta abbassando. Sì. Normale del cibo. C'è qui in pioggia. Eh sì, è vero. Vuol dire che... Grazie. Guardate quanto è David. spettrale. Sì. Beh, in effetti. Sento dei passi in qua, Andiamo. Ho sentito dei passi chiaramente. Wow. Nulla, la piccola mi vuole fare un orecchio. L'ha fatta che fa un colpo. La storia del calabrone ora. Sempre. Madonna. No, fermi. Cosa c'è? Cosa c'è? Sulla Oh parete. cazzo. No, cazzo, sono le luci ragazzi. Spengete le luci. Stiamo al buio. Fatti punge allora, scusa. Ci deve essere... Sai che ci sono io dietro. Guarda, Ma ce n'è veramente troppi, raga. Mi sa che ce n'è ci troppi deve anche essere un dentro. nido da qualche parte.
No, raga, aspetta, li vedo? No, Sono sono veramente No, no, guarda sul muro quanti ce n'è. Sono veramente troppi. No, no, guarda, fa vedere, accendo un attimo, guarda là. Sì, sì, ce n'è troppi. Ne stanno continuando a uscire. Sì. Questo se già punge uno è pericoloso. Eh sì. Io mi allontanerei da qua, sinceramente. Guarda là, guarda quanti ce n'è. Tutti lì. Dai, andiamo. Aspetta, devo accendere giusto il minimo indispensabile per poter camminare. Freddo per il calore. Ma infatti anche quello è strano. Comunque allora, lo sai cosa? Credo che i calabroni che sono entrati qua in realtà vengano da là. Eh sì, mi sa proprio di sì. Perché conviene tenere il canale? Ho capito, Davide, non posso neanche stare al buio perché ci sono i Devi calabroni. mettere da una parte allora. Io guarda un attimo lo stop, allora facciamo un attimo una pausa. Sì, facciamo. Ok, allora abbiamo abbandonato la location di prima perché c'era praticamente un'invasione di calabroni. Cosa molto anomala, molto anomala. Abbiamo pensato che fossero magari le nostre luci, delle telecamere fisse che avevamo piazzato in giro per la casa, però quando siamo arrivati all'altra casa, che era diciamo la seconda tappa di quell'indagine, abbiamo visto che praticamente tutto il muro esterno era ricoperto da calabroni, cioè ammazzacavalli proprio così grossi. Quindi abbiamo deciso di non proseguire perché sarebbe stato un tantino pericoloso, specialmente col fatto che erano attirate dalle luci e noi ci muoviamo con le torce anche piuttosto potenti, quindi ce le saremmo attirate tutte addosso. Però fortunatamente Python e Chiara sono della zona e sono diciamo molto esperti di questo territorio e dei luoghi che ci sono, e a tipo 10 minuti di strada siamo venuti in un altro luogo. Anche questo si presume sia piuttosto caldo come posto per quanto riguarda il paranormale, però ora ce ne parla Python di questa cosa. Allora, praticamente questa villa qua è stata costruita da una contessa, si parla del 1920 più o meno, 1930, e pochi anni dopo è stata anche occupata dai nazisti. Infatti ci sono ancora dei lampadari che secondo me sono proprio di quel periodo lì. Ci siamo stati già parecchie volte qua dentro, abbiamo sempre avuto comunque dei riscontri. Abbiamo scattato una foto molto molto particolare che si vedevano proprio dei volti e anche una sagoma intera proprio dall'entrata che è là davanti. E quindi niente, proviamo a entrare, vediamo cosa succede questa sera qua, dato che già qualche rumorino da fuori c'è stato. Potrebbero essere anche animali, anche ora. Potrebbero essere anche animali, però come sempre e anche come nell'altra casa oltretutto si sentono molti passi all'esterno anche quando uno è dentro, quindi andiamo a vedere cosa succede. Andiamo. Attenzione. Raga, non sto scherzando, Beh, sarà stato un gatto, ma io appena tirato su la torcia ho visto una cosa dal tetto che si esponeva ed è entrata dentro. Ragazzi, Guarda. Cosa? Tre calabroni. No. Basta però. Calabroni ancora? sì. Ma che cazzo succede stasera? Ragazzi, io non lo so, è la prima volta che è capitato. No, ma poi fa così. freddo, cioè, guardate. Ora non so quanti gradi ci sono, ma fa freddo. Cioè siamo perseguitati dai calabroni stasera. Eppure siamo a distanza, cioè Attento al abbiamo filo. fatto tipo 10 minuti, quanto abbiamo fatto? 5-10 minuti di 10 macchina. minuti quasi. Quindi siamo No, a qualche chilometro di distanza. Vediamo un po', valutiamo un po' come la E situazione. anche attaccato alla macchina ce n'era uno. È vero, è vero. Appena siamo scesi di macchina c'era un calabrone per terra. Che abbiamo pensato che ce l'eravamo portato dietro dall'altra location. Attento, Proviamo a entrare sperando che non Si va male anche qua, andiamo al cortile. No, cazzo. Madonna. Sta volando d'intorno.
questo era un forno.